Buongiorno, in questa unità parleremo delle terapie non farmacologiche che negli ultimi anni sono state sempre più studiate ed implementate nel seguire le persone affette da demenza e che hanno dato ottimi risultati. Le terapie non farmacologiche, per utilizzare un'accezione non negativa, quindi un termine propositivo, possiamo chiamarle nel loro insieme interventi psicosociali. Gli interventi psicosociali intervengono quindi sulla psiche, sulla persona affetta da demenza e sulla socialità, cioè sul suo ambiente di vita, dove la persona trascorre le sue giornate e si muove e quindi chiaramente anche sulle persone che prestano assistenza. Gli interventi psicosociali sono una nuova modalità di approcciare la persona malata nella sua globalità, perché vanno ad intervenire sulla parte cognitiva, come dicevamo, ma anche sulla parte emozionale e sulla parte relazionale. All'interno degli interventi psicosociali verranno presi poi in esame la stimolazione cognitiva, la stimolazione sensoriale, l'attività fisica e, non ultima, il supporto tecnologico al domicilio. Per quanto riguarda la stimolazione cognitiva, è fondamentale che venga effettuata da personale preparato all'interno di quello che è un piano di cura condiviso con la famiglia. Una parte viene effettuata quindi dal personale preparato, che sono psicologi o neuropsicologi, e poi a casa la famiglia verrà addestrata a proseguire un'attività di mantenimento e di stimolo. La stimolazione cognitiva, al di là del fatto che, come dice la parola stessa, stimola la mente, aiuta anche la persona affetta da demenza a poter attingere a quello che è il suo patrimonio cognitivo, e questo andrà a ripercuotersi sulle attività della vita quotidiana e quindi anche sulla famiglia. La stimolazione sensoriale è un'altra parte molto importante degli interventi psicosociali, perché attraverso la stimolazione di tutti i nostri sensi, tutti e cinque, quindi udito, vista, gusto, tatto e olfatto, andiamo a stimolare la persona nella parte più profonda del sé, quella a cui ancora ci si può rivolgere anche quando la parte cognitiva è fortemente compromessa. Attraverso le emozioni che vengono stimolate sempre da professionisti preparati, attraverso una personalizzazione massima degli stimoli, che possono essere scelti fra foto di famiglia, profumi, canzoni preferite o altri stimoli tattili, l'animale più caro che si ha o altro, si riesce a riequilibrare la persona con quello che ha intorno, a rimetterla in un equilibrio emotivo che poi si va a ripercuotere positivamente anche sulle sue reazioni all'ambiente esterno. Ad esempio, non è inconsueto che persone mutaciche possano ricominciare ad avere un rapporto, se non di frasi compiute, quantomeno a verbalizzare. E quindi questo fa comprendere quanto sia profondo il livello su cui la stimolazione multisensoriale agisce. Inoltre, nelle fasi più avanzate di malattia ci sono addirittura degli ambienti studiati appositamente in cui la stimolazione è full immersion, cioè tutti i sensi vengono contemporaneamente stimolati in maniera armonizzata proprio su quelle che sono le esigenze specifiche della persona. Ci sono profumi, odori, suoni che vanno a tranquillizzare, a rendere l'atmosfera quasi magica, e i malati, anche nelle fasi di agitazione psicomotoria, di disturbi comportamentali, vengono catturati e rapiti in questa atmosfera, e si è visto che l'utilizzo di queste camere può affiancare, se non addirittura sostituire, l'intervento farmacologico in maniera molto più soft, molto più etica anche. Da ultimo, ma non per importanza, un accenno agli interventi tecnologici al domicilio. Gli interventi tecnologici al domicilio sono stati studiati anche nella Regione Marche attraverso lo studio Aptec, che si è protratto dal 2010 al 2013, finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e portato avanti da ASUR Marche e INIRCA di Ancona. Uno studio degli ricercatori Chiatti, Masera, Bonfranceschi e Rimland,
che ha permesso di evidenziare come questo tipo di tecnologia al domicilio possa alleggerire lo stress del caregiver, che così non è costretto a una sorveglianza continua della persona affetta da demenza. In questa breve relazione introduttiva ho cercato di spiegare che gli interventi psicosociali sono una forte alternativa o un importante affiancamento alle altre terapie convenzionali. Sono una nuova modalità di approcciare la persona malata che coinvolge anche il suo ambiente, la famiglia e le sue sensazioni, la sua emotività, il suo sentire più profondo. Lo scopo di questo è dare una maggior dignità alla cura e anche far sì che la famiglia, supportata a livello integrato, possa trarre il massimo giovamento dalla cura stessa. Si viene così a ingenerare un circolo molto positivo fra le reazioni che ha il malato, che sono reazioni più tranquille all'ambiente circostante, e le reazioni della persona che lo ha in cura. Questo è lo scopo finale degli interventi psicosociali, cercare di creare un benessere maggiore alla persona malata di demenza e alla sua famiglia.